Ciao a tutti, sono Andrea, sono una guida ambientale escursionistica e siamo nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze, un territorio bellissimo proprio a cavallo tra Firenze e il Mugello. E vi racconto una storia guardando proprio quella che è la carta escursionistica del comune di Vaglia. Questo è il primo di una serie di video in collaborazione con la Proloco di Vaglia per raccontarvi questo territorio. Ecco, noi ora ci troviamo qui, a Pratolino, qui per essere precisi, ma idealmente ci spostiamo qui, al convento di Monte Senario. Se noi da qui cominciamo a percorrere il crinale che va in direzione nord-ovest, crinale che si chiama Il Giogo, ecco, da qui a un certo punto raggiungiamo questo bivio e qui troviamo una piccola croce di legno, chiamata Croce di Melago. Ora, quella croce voi la incontrerete se vi dovesse venire in mente in futuro di percorrere la Via degli Dei, quindi quell'itinerario ormai diventato famosissimo e che in meno di una settimana vi porta dal centro di Bologna al centro di Firenze. Ecco, in questo percorso bellissimo raggiungerete anche Monte Senario e lungo il percorso troverete questa piccola croce, piccola, modesta, un poco appariscente. La domanda è: ma chi ce l'ha messa questa croce? Perché proprio lì? Ce lo racconta, in uno scritto della seconda metà dell'Ottocento, Antonietta Pozzolini, di cui magari parleremo in un altro video a proposito di Bivigliano. Ecco, Antonietta Pozzolini ci racconta che durante una scampagnata nei boschi di castagno che portavano su a Monte Senario, incontra questa croce e durante la stessa giornata, mentre con la comitiva riparano in una casa, no, nelle campagne circostanti, perché inizia a piovere, no? Quanti di noi hanno vissuto una situazione simile durante un trekking, cercare un riparo perché inizia a piovere. Ecco, qui incontrano un vecchio che pare essere la persona che ha messo lì la croce lungo il sentiero. Il vecchio racconta ad Antonietta che la croce l'ha messa in ricordo di un suo caro amico, con cui ha fatto niente poco di meno che la campagna di Russia al seguito di Napoleone. Entrambi sono sopravvissuti alla guerra, ma al loro ritorno, ahimè, per l'amico del narratore c'è una brutta sorpresa. Ecco, quella che era la sua promessa sposa è andata in sposa a qualcun altro. Non solo, ma pochi giorni dopo l'amico muore, ucciso da dei banditi, proprio mentre tenta di difendere un altro uomo, che è in realtà il marito di quella che doveva essere la sua di moglie. Quindi una storia veramente strappalacrime, potete immaginare come ce la racconta Antonietta Puzzolini col linguaggio di fine Ottocento, un po' simile al libro Cuore, ecco, a volte anche un po' stucchevole, però di fatto questa storia ci racconta come mai quella piccola croce si trova proprio lì. Il narratore ha scelto quel posto perché quello è il punto in cui i due uomini, di ritorno dalla campagna di Russia, per la prima volta hanno visto e sentito nuovamente il paese natale, con i suoi suoni e i suoi affetti. Con questa piccola storia vi saluto e ci vediamo al prossimo giro nel comune di Vaglia.